Bene, sono ancora qui con questo maledettissimo, benedettissimo nuovo trapano colonna della Parkside. Nei commenti il mandrino gira storto, vero o falso? Il pianetto flette, vero o falso? Bene, io sono Marco e in questo video taglieremo la testa al toro. Proverò a forare questo pezzo d'acciaio dello spessore di 12 mm con questa punta al cobalto del diametro di 16 mm, come raccomandato, cioè diametro massimo raccomandato dalla Parkside. Ma prima di iniziare alcune considerazioni. Questo è il modello PTBM 550A1 acquistato lo scorso novembre alla Lidl al prezzo di 199 euro e venduto in questi primi giorni di gennaio 2024 a 179 euro, ben 20 euro in meno. Facciamo adesso alcuni raffronti con i modelli precedenti che io non ho mai posseduto. Questo è il mio primo trapano a colonna. Cominciamo dal peso. Questo pesa 23 kg, al contrario degli altri che pesavano sui 12-13 kg, quasi il doppio. Se lo vendessero a peso sarebbe giustificato solo il doppio del prezzo per quello. L'altezza 80 cm contro i circa 50 degli altri, c'è una bella differenza. Lo stesso la distanza dal montante al centro del mandrino, che è di 127 mm. Il montante stesso è spesso 60 mm contro i circa 45-46 degli altri. Ecco, questo tanto per inquadrare le differenze tra questo trapano a colonne e quelli precedenti più economici. Ulteriori considerazioni. La caratteristica principale di questo trapano a colonne è la variazione continua meccanica dei giri del mandrino. Vi farò vedere più avanti cosa c'è qui all'interno. Ci sono due polegge coniche a diametro variabile, sono queste che fanno variare meccanicamente la velocità. Poi abbiamo il mandrino autoserrante, il pianetto è in ghisa e non in lamiera e anche la base è in ghisa. Come vi ho detto, pure il montante è di dimensioni maggiorate. Osserviamo ora la rotazione del mandrino, che data la lunghezza della punta, un'eventuale eccentricità dovrebbe risultare notevolmente accentuata. Guardiamo anche il rallentatore. Lascio a voi decidere. Adesso do una spruzzata di WD-40 sulla punta. Ho già impostato i giri al minimo. Cominciamo a forare e registrerò tutto dall'inizio fino alla fine del foro. Andiamo. Ho già fatto il preforo per far veloce. Allora, credo di essere stato un po' brutale, non sono mai uscito Ok, l'ha forato. Potevo fare un po' su e giù. Vi mostro ora alcune sequenze alternate
a riposo e sotto pressione per poter apprezzare la flessione del pianetto. Ce l'abbiamo fatta, il foro è stato praticato, direi anche senza tanta fatica. In futuro non mi capiterà mai più di fare dei fori su degli spessori da 12 mm. Ho comprato questo trapano principalmente per realizzare le inferriate di casa mia. Dovrò praticare dei fori su una barra da 8 mm e inserire queste barre, i tondini da 16, è finita lì. E come promesso è finalmente arrivato il momento di svelarvi il funzionamento della regolazione meccanica continua dei giri. Ecco qua le pulegge. Adesso accenderò il motore e vi farò vedere, agendo sul volantino, come varia il diametro delle pulegge. Ecco, ora siamo a 450 giri e cominciamo ad aumentare la velocità. Siamo a 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1900, 2100, 2000, 2500. Adesso torniamo indietro. 2004 è un po' più dura andare a abbassare i giri. 2100, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 550, 400, 450, 400, 430 siamo arrivati. Il mio giudizio non lo dico, avete visto il video, decidete voi, scrivete pure qui sotto nei commenti le vostre impressioni, le vostre critiche, se ho sbagliato qualcosa. Se avete trovato utile questo video mettete su un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao, alla prossima!